Ciao, benvenuti al video numero 8. Oggi vi parlerò di come abbiamo realizzato l'impianto elettrico di Romeo. Questo è lo schema di massima dell'impianto della Victron che è montato su Romeo. Da qui partono poi rispettivamente l'impianto 220, l'impianto a 24 volt e l'impianto a 12 volt. L'impianto è composto da due batterie a litio da 25,6 volt per 200 Ah l'una, quindi un totale di 400 Ah per 10 circa kWh. Abbiamo due Smart Battery Protect che sono rispettivamente inseriti uno per disconnettere il carico in caso di tensione bassa delle batterie, e l'altro Smart Battery Protect è collegato alla parte dell'MPPT, quindi in caso di una tensione troppo elevata lui disconnette la carica delle batterie. I due Smart Battery Protect sono collegati rispettivamente uno al Load Disconnect del BMS e l'altro al Charge Disconnect del BMS. Abbiamo un BMS, un Cerbo GX che controlla tutto il sistema. Abbiamo due MPPT 150, anche se sullo schema ne è riportato solamente uno. Abbiamo due DC-DC 24 volt, che sono quelli di collegamento dalla cabina di guida collegati all'alternatore alle batterie. L'inverter 4, che è un 24 5120, cioè 24 volt, 5000 volt ampere e 120 ampere di carica. Poi abbiamo il BMW 712 con il rispettivo Smart Shunt e tutti i vari connettori, staccabatterie, fusibili mega, fusibili a riarmo e le prese esterne per la rete esterna e il generatore, che qui ne è riportata solamente una, ma sono due. Sul tetto abbiamo montato 5 pannelli da 450 Wh per una potenza totale di 2250 Wh. Le misure di ogni pannello sono di 2 metri per 1 circa e alti 4 centimetri. Un altro apparato Victron che ho installato ma non ho inserito nello schema è il trasformatore di isolamento, che ci consente di acquisire dalla rete esterna una tensione adeguata al nostro sistema. In qualsiasi posto ci troviamo nel mondo, ad esempio in America, che ha una tensione di rete di 110 volt. E questi sono gli apparati Victron inseriti dentro una struttura all'interno del garage di Romeo. Dal corridoio possiamo accedere al garage e su questo lato destro abbiamo tutta la parte elettrica di controllo. Purtroppo è un po' buio. Sul lato sinistro, qui esattamente 1 e 2, abbiamo gli MPPT 150. 100 significa che è la tensione massima di ingresso che possono ricevere dai pannelli solari, e 50 è il massimo, la massima corrente che possono sostenere. Sono smart, significa che sono collegati anche via Bluetooth, quindi li posso gestire direttamente dall'app della Victron e anche modificare i parametri con l'app. Questi sono gli interruttori delle due stringhe, perché gli MPPT sono separati, hanno due stringhe di linee che sono collegati ai pannelli solari. 5 pannelli solari da 450 watt, 3 su una stringa e 2 su un'altra, e quindi 3 su un MPPT e 2 su un altro MPPT.
Quindi anche qui, in caso di problemi, si guasta una linea, ho sempre comunque la possibilità di avere una potenza di ingresso sufficiente per poter continuare a caricare le batterie. Qui abbiamo tutti gli staccabatterie, compresi gli staccabatterie anche per l'inverter e tutte le linee principali. Quindi da qui posso levare la corrente a tutto e chiaramente accedo da qua. Questo è l'inverter, dove anche qui ho la visione di controllo dell'inverter con tutti gli stati del LED, e sul lato sinistro, che così si vede un po' meglio, per così dire, abbiamo il trasformatore di isolamento. Alle spalle di tutto questo sistema ci sono i vari fusibili, i Mega, lo Smart Shunt, tutti quanti gli smistamenti per i vari cavi, e nello stesso tempo anche sotto c'è il vano con le due batterie da 25 volt e 200 ampere, quindi ho un sistema con un accumulo di circa 10 kW. L'inverter che abbiamo scelto della Victron è un inverter 4 24 volt 5000 volt che eroga una potenza massima di 4 kW continua, e una corrente di ricarica delle batterie di 120 ampere. Dal garage dove sono situate le batterie e l'inverter passiamo al rack, dove è il cuore, la distribuzione dell'impianto elettrico. Quindi dall'inverter e dalle batterie si diramano le due linee di alimentazione, che sono rispettivamente per la 24 volt di 25 mm quadri, che arriva su questo interruttore generale che è 24 volt, e sulla 220 che andremo a vedere dopo, che si trova separato da questo gruppo, che è solamente dedicato alla bassa tensione, quindi 12 sul lato sinistro e 24 sul lato destro. Parte una linea a 220 dall'inverter di 16 mm quadri. La sezione dei cavi che ho utilizzato a partire dall'alimentazione delle batterie fino a qui sono di 25 mm quadri per la linea principale e 16 mm quadri, 10 mm quadri, e a scendere poi 6 mm quadri e 2,5 mm quadri per tutte le linee che ho tirato all'interno di Romeo. Tantissime, ormai ho perso il conto di quanti centinaia di metri sono stati passati nel pavimento, e che girano poi dietro a tutti i mobili, e sono tutti posizionati con delle scatole da cui posso raggiungere tutti quanti i sistemi. Dall'interruttore generale a 24 volt e 63 ampere massimo si diramano tutte le alimentazioni delle linee a 24 volt, quindi degli utilizzatori a 24 volt. Inoltre alimentano, quindi tramite questi 4 interruttori, i due convertitori DC-DC di tensione da 24 a 12 volt, 30 ampere massimo a 12 volt. Questi due convertitori lavorano in parallelo. Significa che io posso disconnettere un convertitore senza levare la corrente agli altri utilizzatori a 12 volt.
quindi posso farli lavorare anche in contemporanea e staccare l'altro convertitore. Questo mi consente di avere una maggiore sicurezza, perché in caso di guasto di uno dei due posso continuare a lavorare con gli altri utilizzatori a 12 volt e sostituirlo. Questo interruttore stacca il Cerbo GX e a destra qui abbiamo le barre di rame dove sono collegati tutti i negativi per la 24 volt e per il 12 volt. Questi ho preferito avere i due convertitori che siano isolati, quindi a tutti porto sempre il cavo negativo e il cavo positivo, così evitiamo anche correnti, ponti strani o correnti parassite. Chiaramente qua a destra ci sono tutti i comandi della 24 volt di tutti gli utilizzatori, qua a sinistra quelli della 12 volt, e questa parte qui, questi sono i comandi in radiofrequenza e anche il comando wifi che è collegato alla rete di Romeo, che mi consentono di comandare tutte le linee dei faretti che sono montati su Romeo. Quindi sono tutte linee separate e li posso comandare separatamente, sia con un interruttore che dopo vi faccio vedere, sia con un telecomando e sia con l'app direttamente dal telefono collegato alla rete di Romeo. Qui a destra abbiamo i vari switch. Questo è il PoE, quindi Power over Ethernet, che serve per l'alimentazione delle telecamere di sorveglianza, lo switch di rete normale, e qui a destra questo è l'alimentatore PoE per l'antenna di Starlink, e questo è il nostro router dove è collegato con la WAN a Starlink, e c'è una scheda SIM che ci consente di avere sempre la connessione anche quando Starlink è scollegato. Qui sopra abbiamo il Cerbo GX, che è il cuore principale del sistema Victron, che ci consente di gestire, di controllare e di variare e monitorare tutti quanti gli apparati Victron collegati, quindi dalle batterie tramite il BMS all'inverter, agli MPPT, caricatori solari. Più altre funzioni che in questo momento non ho collegato, se non i serbatoi delle acque chiare, nere e grigie, e i vari sensori di temperatura. Però sono tantissime le funzioni che gli si possono integrarsi con il sistema. Io mi sono trovato molto bene con questo sistema, relativamente semplice, seguendo i manuali l'ho montato tutto io, tutti i sistemi li ho montati io, e hanno anche, nel caso di difficoltà che mi sono trovato perché non conoscevo alcune funzioni o comunque alcuni parametri, ho contattato il supporto e mi hanno risposto subito. Una volta letto i manuali, l'installazione degli apparati Victron è risultata semplice. Ci sono due modalità all'interno dei sistemi, in particolare sia del Cerbo che degli MPPT, che sono la modalità standard, che ti arriva già preimpostata, e poi c'è una modalità advance che ti consente, se uno vuole, di modificare i parametri, che a me non è servita, oltre che non saprei neanche come modificarli i parametri. Di lato alla parte che vi ho mostrato, cioè questa dei 12 e 24, abbiamo un altro scomparto dove sono inseriti altri interruttori, perché su quell'altra parte non mi bastava lo spazio, quindi ho inserito tutti gli altri comandi sempre con interruttori magnetotermici per la 24 volt e la 12 volt. Sotto
questo vano abbiamo la parte dedicata alla 220 volt. Adesso è collegato l'inverter, quindi è acceso, e come l'impianto di casa abbiamo un interruttore generale con un interruttore differenziale, quindi un salvavita, più tutti, questo è il controllo che mi dice quanta potenza sto assorbendo, la tensione, eccetera eccetera, e tutti questi altri sono tutte linee dedicate dall'esterno del garage, la lavastoviglie, la lavatrice, il forno, la doccia, il bagno, boiler, la piastra induzione e più tutti gli altri collegamenti che abbiamo sempre della 220. Le ho fatte tutte separate perché così in caso di guasto anche solo di una linea ho la possibilità di gestire tutto l'impianto, sia per la sicurezza, quindi un carico solamente per ogni linea, e le linee sono come quelle di casa da 2,5 mm quadri in rame, mentre l'alimentazione dall'inverter fino all'interruttore generale è stata fatta con il cavo in rame da 16 mm quadri, quindi molto superiore alla potenza che gestiamo, perché il massimo dell'inverter che mi può dare è 4 kW. Noi non superiamo mai 2 kW e mezzo di utilizzo quando le piastre di induzione sono accese o la lavatrice sta andando o la lavastoviglie. Chiaramente non tutte e tre insieme, è ovvio, se no è come a casa, se no scatta per una questione di sicurezza. Questi due interruttori qua, che c'è scritto generatore e rete esterna, eccoli qua, sono le due linee esterne, quindi sono i due attacchi esterne per quando mi collego o al generatore o eventualmente alla rete elettrica esterna, quindi in un campeggio che mi collego direttamente alla rete esterna. E questi così posso comandarli direttamente che vanno all'inverter 4, che ha la possibilità di gestire tutte e due le linee separatamente. Sempre nel rack, sopra agli interruttori, abbiamo i pannelli di controllo con il touchscreen del Cerbo GX, che mi consente di, oltre che di verificare lo stato del sistema, quindi quando sto caricando, quanto sto scaricando, il livello dei serbatoi, delle acque chiare, delle grigie e delle nere, mi dà anche la possibilità di poter gestire il livello di carica, il limite di corrente, se eventualmente sono collegato all'esterno, dalla rete esterna o anche dal generatore, che mi dà la possibilità di poter dire quanti ampere può assorbire. Questo è il BMW 712 che mi consente, che è collegato allo smart shunt da 500 ampere che ho montato, che mi consente di avere già una visione del stato delle batterie, della tensione, della temperatura, del voltaggio e anche di quante ore mi restano con il consumo attuale. Questi sono gli interruttori di comando dei faretti, sono a radiofrequenza, si possono staccare e c'è una batteria a bottone che può essere sostituita in qualsiasi momento, e devo dire ce l'abbiamo montata ormai da 2 anni e non l'ho mai sostituita ancora. Facendo così si spengono tutte le luci, chiaramente di collegamento. Inoltre questo è anche il telecomando
che può essere utilizzato per spegnere o accendere i vari comandi e i vari faretti, regolando pure l'intensità della luce con il touch, così. Specifico che non siamo sponsorizzati dalla Victron. Abbiamo scelto Victron dopo un'attenta e approfondita analisi di costi e benefici. I fondamentali punti che ci hanno convinto sono stati: il supporto gratuito a livello mondiale tramite collegamento da remoto, VRM, la lunga esperienza nel settore anche nella parte nautica, notoriamente impegnativa per l'ambiente di utilizzo, il controllo qualità crash test delle batterie a litio, il fatto che ogni apparato può essere sostituito singolarmente senza la necessità di cambiare tutto o in parte il sistema. Il contro è il costo più elevato rispetto ai competitor, ma è una spesa che si fa una sola volta. Noi abbiamo acquistato tutti gli apparati della Victron dalla Powerline. Se questo video ti è piaciuto, regalaci un like e non dimenticarti di iscriverti al nostro canale. Ciao!